Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi farò vedere una riparazione di una scheda inverter di una lavatrice. Le schede in questione sono due, sono uguali, mi sono arrivate dal Belgio, di cui ho messo il nome qui di chi me l'ha mandato, Almir Tajrovic, che salutiamo. Almir mi ha mandato anche l'IPM della scheda, me ne ha mandati due, uno per ogni scheda, di cui uno ho già montato, questo è quello che ho sostituito, l'ho sostituito ma è buono, però poi questo lo andremo a vedere con calma, visto che me li ha mandati nuovi li ho sostituito. Questo è il codice dell'IPM, lo faccio vedere, magari qualcuno potrebbe averne bisogno di ordinarlo. Vi consiglio comunque sempre di smontarlo prima per andare a vedere il codice esatto. Ecco, ce l'abbiamo anche qui, non c'è bisogno neanche di zoomare. Bene, andiamo a vedere la scheda in questione. Come ho detto, sono due le schede, una è questa che ho già riparato, l'ho messo nell'involucro perché voglio farvi vedere come si smonta, e l'altra è questa già smontata che è ancora da riparare, quindi andremo a fare la riparazione insieme. Andiamo a smontare la scheda. Qui ci sono due incastri, premete sull'incastro e anche su questo, quindi fare forza verso l'esterno tipo cassetto per andare a togliere l'involucro di sopra, tenendo presente che sotto ci sono altri due incastri, se non viene via. Poi qui ci sono da rimuovere 4 viti, di cui le ho già rimosso, ne ho lasciato una giusto per farvi vedere. Andiamo a rimuovere questo involucro di plastica. Adesso, per rimuovere l'altra scheda che si trova sotto, facendo leva qui, è abbastanza facile, guardate, viene da sola fuori. Questa è la scheda dove sta l'IPM, questo integrato. Andiamo a svitare le viti che fermano l'IPM. Ok, eccolo qui l'IPM. Questo è solo un supporto di alluminio che serve per dissipare il calore dell'IPM, modulo di potenza intelligente. Per togliere questo telaietto in plastica bisogna rimuovere l'IPM, che ho già fatto, ripeto, ho sostituito l'IPM con quello nuovo che Almir dal Belgio mi ha mandato, anche se, ripeto, questo l'ho testato ed è buono, ma l'ho sostituito perché mentre cercavo il guasto, come avevo un corto, ho dovuto rimuoverlo per fare dei test. Alcuni componenti, per testarli bene, bisogna rimuoverli, ok? Allora, andiamo a fare una recensione delle schede in questione. Qui abbiamo l'entrata del 220 volt, dopodiché abbiamo un trasformatore in cui ci dà l'uscita a 15 volt corrente alternata, questo è un trasformatore lineare. Abbiamo un ponte diodo in cui va a raddrizzare la corrente. Qui abbiamo un piccolo circuito in cui stabilizza la 15 volt, e dall'uscita abbiamo sia la 300 volt che serve per alimentare la parte di potenza del driver, che adesso vi farò vedere il datasheet, e la 15 volt che serve per alimentare la scheda, ok? Questa parte qua, la parte fredda di bassa tensione. Bene, facciamo il test su questa scheda. È abbastanza semplice, basta alimentare
con la 220 volt da questo connettore diamo alimentazione, mettiamo il multimetro in DC, puntale nero sul centro, e l'altro puntale lo mettiamo qui e possiamo vedere che abbiamo la 320 volt. Dall'altra parte dovremmo avere 15 volt DC sempre. Ok, questa scheda abbiamo finito, non dobbiamo testare più niente. Togliamo alimentazione e mi raccomando, vi ricordo che il condensatore rimane carico, ha un bel condensatore da 400 volt e bisogna scaricarlo. Io uso 2 coccodrilli con una lampadina alogena, quindi l'ho scaricato. Lampadina, vi faccio vedere, è una semplice lampadina, siccome ce l'ho fissa sul banco la vado a svitare, ve la faccio vedere. È una semplice lampadina da forno da 40 watt. Perfetto, su questa scheda abbiamo finito, non c'è bisogno di vedere altro. La mettiamo da parte, abbiamo visto che funziona. Questa è la scheda da testare adesso. Ripeto, questa l'ho già riparata, faccio vedere direttamente il componente incriminato. Però prima di fare questo voglio farvi vedere, perché ho scaricato degli appunti tipo datasheet e da un video sono riuscito a risalire alla scheda madre, perché io non ho la scheda madre, quindi da un video su YouTube sono riuscito a risalire sulla scheda madre. E prima di smontare la scheda inverter bisogna sostituire questo relè proprio dove fa l'esempio con la mano e la penna questo signore. Bisogna sostituire questo relè, perché questo relè manda l'alimentazione alla scheda che abbiamo appena testato, a questa scheda qua. Ok, quindi per prima cosa bisogna o testarlo, per chi lo sa testare il relè, oppure sostituirlo direttamente. Va bene? Questo relè qua, ed effettivamente lui il problema ce l'aveva proprio su quel relè, mentre a noi il problema è un altro. Ok, andiamo a fare una recensione di questa scheda. Questa scheda, come detto prima, questo è il modulo EPM, modulo di potenza intelligente, che gestisce i giri sul motore della lavatrice, ma questo poi andremo a vederlo sul datasheet. Questi due sono due optisolatori che vanno a comunicare con l'altra scheda che vi ho appena fatto vedere sul foglietto. Il microcontrollore manda dei bit di comunicazione sul trasmettitore, che è questo lato è trasmettitore e da quest'altro lato è il ricevitore che riceve la scheda madre che vi ho appena fatto vedere, mentre quest'altro optisolatore lato trasmettitore e ricevitore, in cui va a ricevere il microcontrollore qui in questione, dove possiamo fare riferimento il trasmettitore, perché il trasmettitore è sempre dove c'è la scassetta o un puntino sul fotoaccoppiatore. E per testare questi fotoaccoppiatori ci sono due soluzioni: o li smontate e andate a testarli con il tester fotoaccoppiatore Triac che ho realizzato, che ve lo faccio vedere, che è questo qua. Ho fatto un video su questo tester fotoaccoppiatori e Triac, sia SMD che DIP. Comunque ne farò un altro, magari andremo a testare meglio i Triac, perché ci sono dei Triac che hanno i piedini diversi da come l'ho impostato, ma si possono testare comunque. Per questo tester fotoaccoppiatore Triac, chi fosse interessato mi può contattare via email.
L'email è mimorefrigger@gmail.com. La seconda opzione di tester è quella di avere due multimetri, uno analogico e l'altro digitale. Con quell'analogico andiamo a mettere il puntale sul pad. Allora i puntali vanno messi così, uno al contrario dell'altro, quindi piedino 1 e 2 e piedino 4 e 5, e possiamo vedere che adesso ho staccato, possiamo vedere che abbiamo un valore basso in ohm, 60 ohm, quindi significa che il transistor all'interno sta commutando. Vi faccio vedere, togli e metti, in modo che lui va a commutare ogni volta che alimento il diodo all'interno, il diodo infrarossi. Ok, perfetto. Quindi questo l'abbiamo testato. Ho testato anche l'altro, quindi è inutile che andiamo a testarlo. Se andiamo a prendere la misura del piedino 4 e 5 senza alimentare il LED all'interno, non ci dà nessun valore. Alcune volte potrebbe dare un valore alto perché si trova una resistenza tra i due piedini. La stessa cosa possiamo fare qua. Allora, piedini 4 e 5, eccolo qui, per esempio ci sta dando 5 kilo, ma nel momento in cui vado ad alimentare il LED all'interno, anche qui ci deve dare un valore di 60 ohm, la sua misura va a cambiare. Ok? Bene, per vedere se il processore è buono andiamo a fare un test tra VCC e GND, e per vedere se non abbia una bassa impedenza basta controllare tra VCC e GND i condensatori di protezione. 2 kg, 4 kg, 500 ohm, ma ci sta perché sta prendendo la 3 volt da questo transistor, di cui questo transistor cosa fa? Va a regolare la tensione da 15 a 3 volt, perché entra a 15 ed esce a 3 volt. Questo piedino è il GND, questo qua, questo è il GND, e qui abbiamo l'uscita della 3 volt e abbiamo 500 ohm ed è giusto, mentre sulla 15 volt abbiamo un'impedenza alta. Quindi se troviamo 500 ohm su questo microcontrollore è ok. Bene, il problema stava su un condensatore di protezione della 15 volt di cui mi dava il corto su questo diodo che va a stabilizzare la 15 volt sul IPM. In questo momento abbiamo un valore alto. Allora vi faccio vedere il condensatore che ho sostituito, che andava qui, poi lo vediamo meglio sull'altra scheda. Condensatore da 10 microfarad, ok, condensatore in corto. Questo funge da protezione sulla 15 volt e, come ho detto prima, siccome Almir mi aveva mandato l'IPM nuovo, l'ho sostituito, anche perché pensavo che il corto stava qui sopra. Potevo andare direttamente con Short Killer per andare a trovare il problema molto velocemente senza rimuovere l'IPM, però non conoscendo la scheda lo Short Killer potrebbe essere pericoloso, per quanto mi poteva danneggiare il microcontrollore, quindi ho voluto evitare, anche se il microcontrollore non lo va a intaccare perché è alimentato a 3,3 volt. Lo Short Killer andava messo ovviamente sulla 15 volt, magari a posto di questo diodo, togliendo il diodo si metteva lo Short Killer
e si dava un carico in ampere. Vabbè, ma detto questo, andiamo a prendere l'altra scheda. Questa è la scheda che ha lo stesso problema di quella che ho riparato, e andiamo a vedere. Adesso vi faccio vedere il corto. Aveva lo stesso corto, guardate un po', sul diodo della 15 volt è in corto la 15 volt. Quindi la prima cosa che viene a pensare è il diodo, quindi si va a rimuovere il diodo non è, il corto ancora rimane, e si va a rimuovere l'IPM. L'IPM è buono e quindi si va a cercare alla fonte. Sulla fonte abbiamo questo regolatore di voltaggio che poteva essere in corto ma non lo è, e qui dove abbiamo adesso questo andiamo a rimuovere perché come ho detto prima questo involucro di plastica non si può togliere se non si rimuove l'IPM. E questi due condensatori che fungono da protezione sulla 15 volt sono in corto. Ovviamente io su questa scheda ne ho trovato solo uno in corto, l'altro l'ho lasciato. Adesso andremo a fare la stessa cosa qui, andremo a rimuoverne uno per vedere se il corto svanisce. Togliamo la scheda buona e vi faccio vedere il datasheet. Vi ricordo sempre di scaricare il datasheet per fare dei test. Come detto prima, questa è la matricola per fare riferimento, per scaricare il datasheet. Quindi andiamo a vedere il datasheet. Allora vado a spiegare per chi non sa come funziona l'IPM. Questo è l'interno dell'IPM, che sarebbe questo qua, quindi IPM, modulo di potenza intelligente. Qui su questo piedino abbiamo la 300 volt DC dove c'è scritto P, mentre qui abbiamo il negativo della WW e qui abbiamo il negativo della V, qui abbiamo il negativo della U. Questi qua sono dei IGBT che vanno a pilotare l'uscita U, a 2 la volta vanno a pilotare V e W. Perché 2 la volta? Uno da alto e l'altro basso. E come possiamo vedere qui c'è H, quindi alto, e qui LV basso, low, ok? Quindi e così vale per le altre tre. Qui abbiamo tre driver che gestiscono i due IGBT, 2 alla volta. Da qui, questi qua, abbiamo i segnali del micro, ok? Quindi abbiamo i segnali del micro e si possono testare tutte le piste. Alcune volte ci sono anche delle resistenze tra il micro e l'IPM che manda il segnale, quindi alcune volte potremmo trovare anche delle resistenze di basso valore, ok, che vanno testate. Adesso qua non lo so, non ho visto ancora se ci sono perché non ho fatto quel test. Mentre qui abbiamo il GND e qui abbiamo UCC. Ok, adesso andiamo a fare test. Visto in questo modo, guardate un po', visto in questo modo l'IPM abbiamo 1, 2, 3, 4 piedini, 2, 3 piedini, 2, 3 e 2. Qui abbiamo il pin 1, il pin 1 è questo, il pin 16 è questo. Questi due piedini sono il controllo di temperatura, quindi all'interno c'è un NTC e se mettiamo tester in home possiamo andare a controllare il suo valore.
Da tener presente, essendo un NTC coefficiente di temperatura negativa, quindi se adesso sta misurando 4 kg, quasi 5 kg, se io vado a riscaldare, il valore ohmico dovrebbe scendere. E difatti, come potete vedere, sta scendendo. Ok? Quindi da qui possiamo vedere se l'NTC all'interno è buona, perché il valore potrebbe darlo, ma nel momento in cui andiamo a riscaldare potrebbe crollare di botto. In quel caso l'NTC all'interno è guasta. Come si può intervenire senza sostituire l'NTC? Mettendo un'altra NTC all'esterno e ingannare il processore. Però questo ve lo sconsiglio, perché poi togliete la protezione sull'IPM. Ok, andiamo a testare adesso GND e VCC, questi due qua. 1 2 3 4 e 5, 1 2 3 4 e 5. Avevo anche fatto un puntino con il pennarello rosso, quindi GND ce l'abbiamo qui e abbiamo 251 kg, un valore alto, e così deve essere. Quindi se andiamo su questa scheda, andiamo a riprendere la GND su questo piedino e la VCC su questo, e abbiamo un valore basso, come potete vedere, corto, 0,7 ohm. Quindi c'è il corto, e come ho detto prima, sull'altra scheda il problema stava su questo condensatore, che adesso andremo a rimuovere, vediamo se sparisce il corto. Nel frattempo ribadisco che questa scheda la trovate su lavatrice AEG ed Electrolux. Allora andiamo a rimuovere questo condensatore SMD. Ok, condensatore rimosso, andiamo a vedere se il corto persiste sulla scheda. Ok, corto non c'è più, abbiamo un'impedenza alta e anche sul diodo il corto è sparito. Va bene? Andiamo a vedere adesso il condensatore. Ed è lui, mettiamo in bip, eccolo qui. Andiamo a vedere adesso sull'IPM GND e VCC, ve lo scrivo qua, abbiamo piedino numero 5 e piedino numero 8, ok? Quindi numero 5, 6, 7 e 8. Mettiamo in ohm e abbiamo 4 kg. Ok? Bene, riparazione terminata. Basta rimuovere questo condensatore e avete risolto il problema. Ma prima di chiudere questo video vi faccio vedere come testare la parte di potenza. Se qui abbiamo il numero 1, quindi partendo da qui abbiamo il numero 1, sotto qui abbiamo il numero 16, il numero 17 ce l'abbiamo qui, dovrebbe essere questo, ed è negativo GND, e quindi andiamo a vedere se effettivamente è così. Andiamo sul GND ed è lui, ok? Poi abbiamo l'altro negativo, quindi 17, 18, 19 e 20. Sul 20 abbiamo l'altro negativo
Andiamo a marcare i pin negativi. 1, 20, 21, 22 e 23. E pin della 300 volt, che è l'ultimo, del pin 25, lo marchiamo rosso. Questo vi servirà per fare il test sull'IPM. Mettete tester in modalità diodo, mettete il puntale rosso sul negativo qui e con il puntale nero andate sulla 300 volt. Poi dovete testare le uscite U, V e W. Intanto andiamo a vedere se i negativi sono in comune tutti tra di loro ed è ok. Adesso andiamo sull'ultimo e ci deve essere giunzione diodo ed è ok. Al contrario, scambiando i puntali non deve dare valore, ok? Non deve dare valore. Poi andiamo sull'uscita U, che è il pin 24, V, che è il pin 21, e W, che è il pin 18. Quindi pin 18. Ok, al contrario non deve dare nessun valore. Ok, poi pin abbiamo detto 21. Ok, stessa misura deve dare giunzione diodo, ok. Poi il pin 24. Ok, perfetto. Se faccio al contrario non deve dare nessun valore, anche qua. La stessa cosa fate sul pin positivo della 300 volt, puntale negativo nero, e andate di nuovo a battere U, V, W, ok? Quindi, morale della favola, vi dovete testare tutte le aggiunzioni dei diodi all'interno. Se uno dei diodi è in corto, vi segnalerà il corto, va bene? Bene, prima di chiudere il video vi faccio vedere. Su questa pagina abbiamo la VCC Low Voltage Power Supply 18 volt, però quella scheda ne ha 15. E poi qui, sempre da quel video che vi avevo detto, ho stampato, fatto uno screenshot di questo circuito che il signore del video ha fatto. Questo qua è un circuito però di comunicazione, che sono questi due oscillatori che abbiamo testato, alimentando la scheda con la 15 volt. Ovviamente poi verrà regolata da questo regolatore, come vi ho detto prima, a 3,3 volt. Il microprocessore manderà l'input di comunicazione per andare a testare se effettivamente il processore è buono. E quindi qua abbiamo tutto il circuito di comunicazione, niente di più, niente di meno. Ve l'ho fatto vedere giusto per chi si vuole fare uno screenshot. Qui abbiamo la scheda, i 3,5 volt, 3,3 volt, questo regolatore che vi avevo detto, ma niente di particolare. Bene ragazzi, il video finisce qua. Se il video vi è piaciuto, vi è stato utile in qualche modo, mettete un bel mi piace e, come dico sempre, iscrivetevi al canale. Facciamo in modo che il canale cresca, in modo che mi ispirate a fare altri video come questi.
Il video finisce qua, da Memory Frigger questo è tutto, un abbraccio a tutti e ci vediamo ad un prossimo video.